Bentornati a EU Factor Next, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee di coesione, tra cui la più importante anche a livello di budget per i prossimi anni e fino al 2050 sarà sicuramente costituita dal cosiddetto Green Deal. Il Green Deal è il complesso sistema di trasformazioni che dovrà portarci alla neutralità climatica molto presto, entro il 2050. Sembrano tanti anni, ma quando si parla di cambiamenti climatici sono un battito di ciglia. Tanto per darvi un'idea, circa 70 miliardi del PNRR destinati all'Italia, pari a quasi il 40% del totale, vanno tutti in transizione ecologica e non senza problemi, non senza shock, come quelli che stiamo conoscendo con i passi indietro legati ad esempio alle politiche sull'agricoltura, oppure in Italia alle polemiche per la corposa entità di investimenti attinenti al Green Deal come quelli sul 110%. Se ne è parlato nel corso di un evento molto importante che sta proseguendo a Bologna. L'appuntamento del 9 febbraio in Sala Borsa, nel cuore della città, è stato legato proprio al Green Deal nel percorso di avvicinamento alle elezioni europee, dove si esprimerà un voto che durerà ben più di 5 anni per gli effetti che avrà sul nostro futuro. Sentiamo. Il Green Deal è un piano di battaglia, un piano di guerra. E si tratta anche di una strategia che è cambiata nel corso del tempo, perché noi ci dobbiamo immaginare l'Unione che la propone nel 2019 e poi si vede sconvolta dalla pandemia, dalla guerra della Russia in Ucraina e deve ricalibrare il tiro inevitabilmente. E poi è trasversale, tocca tutto. La strategia più corposa e più consistente che sia mai stata messa in piedi dall'Unione Europea. L'obiettivo fondamentale è quello della neutralità climatica al 2050. In più aumentare del 55% l'efficienza energetica, soprattutto a partire dai livelli del 1990. La nostra Costituzione inizialmente ignorava la problematica ambientale. Attualmente ci sono dei riferimenti forti che condizionano le politiche pubbliche dei governi italiani e questo è molto importante per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente. Siamo stati troppo poco svelti perché ci hanno preceduto altri paesi, lo hanno fatto in maniera anche più incisiva forse di noi. Penso ad esempio alla Francia, che ha adottato una sua carta di tutela dell'ambiente che ha lo stesso valore della Costituzione ed è a fianco della Costituzione. Lo ha fatto quasi 20 anni prima di noi. Transizione ovviamente climatica, ma anche transizione digitale, questi sono due grandissimi temi, a cui aggiungerei anche il tema della salute, che è un tema che è emerso in maniera decisa nel lavoro della conferenza sul futuro dell'Europa e sappiamo che adesso ci sono dei progetti sul tavolo molto interessanti per rivedere i trattati e seguendo i consigli che abbiamo ricevuto dai cittadini. Un cittadino europeo tra i 18 e i 30 anni perché dovrebbe cancellare qualsiasi impegno il 9 giugno e andare a votare assolutamente? Perché si tratta del suo futuro e del futuro di tutti gli europei. Il prossimo 9 giugno dunque si prenderanno decisioni importanti perché va rimodulato il piano, ci vuole tutta una serie di decisioni dettagliate per capire quanto si può accelerare sulla conversione green e invece quanto bisogna temperare questi sforzi. Abbiamo visto quello che è successo ad esempio con i pesticidi e con gli incentivi necessari per tenere i terreni incolti, le proteste degli agricoltori con i trattori dappertutto e allora uno degli aspetti più importanti sarà legato anche all'agricoltura e legato anche alla nostra alimentazione, quello del trattamento degli animali. Non parliamo soltanto della tutela di animali selvatici come i bellissimi stambecchi che siamo andati a incontrare in Austria, sempre per EU Factor Next, ma anche degli animali le cui carni o i cui prodotti secondari, caseari ad esempio, finiscono sulla nostra tavola. Se ne parla a più livelli e ce ne parla una giovane dottoranda francese piantata a Bologna, un esempio fulgido di giovane cittadina europea, poliglotta e intenzionata a costruire un mondo migliore. L'abbiamo incontrata sempre a Bologna. Il benessere degli animali viene all'interno della strategia della Commissione europea dal produttore al consumatore considerato sotto il prisma della sostenibilità alimentare e non tanto per la tutela dell'animale in quanto essere senziente. L'idea è sempre più quella di, separare la tutela dell'animale per, la sua utilità per l'uomo e favorire una tutela che andrebbe a valorizzare il valore intrinseco dell'animale. Migliorare il livello di tutela degli animali è sempre più complicato anche per dei motivi economici.
Quanto sono vecchi questi atti? Dipende, ad esempio abbiamo la direttiva sulla tutela degli animali negli allevamenti che è del 98, abbiamo un regolamento sulla tutela degli animali durante la macellazione che è del 2009, un regolamento sulla tutela degli animali durante il trasporto che è del 2004, quindi insomma un po' di anni fa. Un percorso non lontano da quello di F. Boulan è quello che hanno fatto molti dei nostri corrispondenti di You Factor Next. Allora, due di loro, Lora e Amé, ci portano all'interno di questi percorsi, ossia delle opportunità che i più giovani di voi in ascolto possono avere sostanzialmente a costo zero per andare a fare una grande esperienza di vita e anche di formazione professionale in Europa, cominciando dal volontariato di breve e di lungo termine. The USC Volunteering Project is a really good way. Il volontariato europeo è un ottimo modo per vivere all'estero e capire cosa significa essere cittadino europeo e senza spendere granché. Ciao, siamo a Helsinki con Ile e Anna, volontaria per i Corpi Europei di Solidarietà, che adesso ci spiega tutto. I Corpi Europei di Solidarietà sono un programma fondato dalla Commissione Europea che consente ai giovani di fare volontariato a lungo termine in un paese dell'Unione. Io, ad esempio, sono volontaria a Mona Liku, associazione finlandese che aiuta le donne migranti a integrarsi attraverso lo sport e i sani stili di vita. Tra le molte ragioni per aderire al volontariato europeo posso citare il miglioramento del mio inglese e, ancora una volta, la chance di viaggiare senza spendere molto, perché quasi tutto è rimborsato. L'alloggio e il trasporto pubblico ti danno anche contributi per il vitto e poi si incontra tanta gente nuova. Ciao da me Zoutberg ed ecco a voi altre 3 fantastiche opportunità a breve termine per le giovani persone europee. Esperienze per migliorarsi a livello sia professionale che personale, esperienze di vita europea. La prima è Discover EU, destinata a diciottenni o quasi diciottenni che possono vincere un biglietto Interrail gratuito della durata di 7 giorni per viaggiare attraverso l'UE durante l'estate. Si può fare a gruppi, con gli amici, quindi è ancora meglio. Ci si iscrive in ottobre. Secondo, European Youth Events, destinati a persone di età compresa tra 16 e 30 anni, eventi di incontro e di discussione organizzati in giro per l'Europa per raccogliere giovani idee destinate all'Europarlamento. Anche qui si può aderire in squadra, meglio se con gli amici, entro fine giugno. Terzo e ultimo, Youth for Regions, destinato a giovani giornalisti di età compresa tra 18 e 30 anni con almeno 2 anni di esperienza giornalistica alle spalle e mette in palio una settimana a Bruxelles totalmente gratuita. Alla Settimana Europea delle Regioni, per partecipare a workshop, conoscere giornalisti esperti, scrivere i propri articoli, iscrivendosi entro aprile. Publish actually your own written articles through the European Commission. You can apply again in April. Temo purtroppo che quando parlava dell'opportunità di incontrare giornalisti esperti a me si rivolgesse anche a me, anche perché il progetto Factor Next è nato proprio da incontri avvenuti a Bruxelles con partecipanti a Youth for Regions e poi magari il loro entourage, le loro amicizie. Di Discovery EU vi avevamo già parlato e per quanto riguarda European Youth Events saremo addirittura protagonisti a Forlì dal 17 al 19 maggio, però dato che mancano 3 mesi possiamo riparlarne più avanti. Intanto vi salutiamo perché EU Factor Next termina qui.